Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere come si presenterà questo mese di dicembre 2024 al fine di andare incontro alle tue più grandi manifestazioni e potenziali insiti dentro di te. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti che sono podcast imprescindibili per la pratica della magia consapevole, che trovate nelle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, per andare a praticare l'arte della magia consapevole. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è la tesi di laurea in naturopatia, Il risveglio della coscienza. Mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Quindi andiamo a vedere con quali energie ti confronterai in questo mese per adempiere al tuo massimo bene, al tuo scopo divino, all'interno delle circostanze fenomeniche che i tarocchi ci leggeranno della realtà, laddove si creerà il tuo capolavoro di vita. Allora, mi sono scritta qui come al solito i pianeti, il Sole in Sagittario fino al 20, poi passa in Capricorno. Il 1° dicembre abbiamo la Luna nuova in Sagittario, 15 dicembre Luna piena in Gemelli alle 10:02 di mattina, Mercurio in Sagittario per tutto il mese, Venere passa in Acquario l'8 dicembre per tutto il mese e Marte lo abbiamo in Leone per tutto il mese. È un cielo che ti stimolerà soprattutto per quanto riguarda la necessità di aprire nuovi confini verso, come la chiamo io, la nuova umanità, il nuovo umanesimo, soprattutto per questa Venere che stimola le nuove frontiere. Per quanto riguarda il nostro Mercurio in Sagittario, anche qui c'è proprio una stimolazione ad andare oltre, no? Il nuovo umanesimo di cui parliamo sempre e di cui l'uomo trascendente si fa portavoce. Quindi all'interno del cielo di dicembre 2024 andiamo a vedere come si farà la tua evoluzione. Quindi detto questo, andiamo a vedere prima di tutto qual è l'archetipo che vige per te in questo mese e qual è la sfida, perché tutto è una sfida, tutto è la nostra vita è combattere con le nostre resistenze al darci, no? Alla nostra vera natura e all'amore. Quindi vediamo qual è l'archetipo predominante per te in questo mese e qual è la sfida da superare. Poi andiamo a vedere nella realtà fenomenica cosa accade nei fatti per andare incontro a quello che ti dirò adesso. Allora, vediamo. Ariete, dicembre 2024. Qual è il postulato archetipico dominante per te in questo mese, al quale la tua anima tenderà, che si riversa in tutti gli ambiti della tua vita? E scriva, conserva la conoscenza e le informazioni, scrivere, no? Anche può darsi che tu faccia un lavoro creativo o che nei tuoi hobby ci sia la scrittura. Questa carta ti dice che lo scrivere ti aiuta a mettere nero su bianco a livello di presa di coscienza delle tue acquisizioni spirituali. Ti invita questa carta in questo mese a scrivere quello che senti, a scrivere quello che percepisci come pratica spirituale. Quindi dice conserva la conoscenza e le informazioni. La conoscenza rende l'uomo libero, come vi dico sempre, e la consapevolezza, la stessa cosa, rende l'uomo libero. Allora questa carta ti dice scrivi le conoscenze che acquisirai in questo mese, tipo anche quello che la mente razionale giudica miracoli, quello che scrivi, perché poi lo rileggerai e ti renderai conto a livello razionale dei passi che hai fatto. Quindi per una sorta di supporto alla mente razionale, per renderla al servizio della mente trascendente di cui parliamo sempre, no? E quindi avrai anche, sentirai questa necessità di scrivere. Sì. Vediamo qual è la sfida rispetto a questo e come andiamo incontro a questo. Con queste carte meravigliose che sono un po' metaforiche, vediamo. Ariete, dicembre 2024.
Silenzio, nel silenzio della tua anima, mettere a tacere la mente per sentire la voce dell'anima. Questa è la sfida per te. È possibile che farai un po' fatica a mettere a tacere la mente. Tutti noi facciamo fatica a mettere a tacere la mente. Per mettere a tacere la mente è necessario concentrarti sul respiro. Respiro. Anche pochi minuti al giorno vanno bene. Quindi nel respiro, concentra l'attenzione sul respiro, anche un minuto al giorno va bene, guarda che ti sto dicendo. Sul respiro, perché è nel silenzio della mente che l'anima ti parlerà. È come se mi dicesse questa carta: scrivi quello che quando la mente si placa tu ascolti dall'anima. Sarà molto difficile fare silenzio nella mente in questo mese, e questa è la sfida però, cioè superando questo con della presenza costante, va bene? Presenza costante, tu riuscirai a sentire la giusta rotta. Basta che tu sia presente quotidianamente a te stessa. Cosa vuol dire? Tutte le immagini che hai, cioè quello che ti proietta l'anima in qualità di vita quotidiana, saranno rumorose. Dove sta la sfida? Oltrepassare quel rumore. Come dice una grande maestra, fragile come un uomo, calmo come un Dio. Quindi vedo per te, come sta arrivando l'energia di queste carte, la necessità di scrivere per te quello che ti viene da dentro, al fine di poter mettere nero su bianco la poesia della tua anima. Ricordati che l'anima, la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, e quindi attraverso la poesia, anche il linguaggio poetico, quello che ti arriva, la tua anima ti parlerà, tant'è che quando poi tu rileggerai quello che scrivi, ti sembrerà qualcosa che non l'hai scritto tu. Va bene? Perché l'ha scritto l'anima. Ok, questo è come postulato imprescindibile, ok? Poi ragazze mie e ragazzi, ci sono le meditazioni guidate sul mio canale, che sono pochissime e di pochi minuti, proprio per noi uomini occidentali che abbiamo bisogno di più volte ripetute durante il giorno andare incontro a un'attenzione presente, attenzione costante, d'accordo? Ok. Vediamo adesso con i tarocchi, anzi voglio mettere prima questo ancora, dicembre 2024 per te, Ariete. Sii deciso, la situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi. Allora, è un po' il resoconto di quello che abbiamo detto. Affinché tu possa essere decisa o deciso, è necessario che tu plachi il rumore della mente e ti affidi a quel linguaggio dell'anima che puoi scorgere solo nel silenzio della mente. Ti dice: questo è il mese in cui devi mantenere i tuoi propositi. È possibile che il chiacchiericcio della mente e il mondo esterno ti faccia dirottare dai tuoi propositi. E quindi questa è la sfida: silenzio della mente, mantieni i tuoi propositi e vai. Per aiutarti scrivi. Ok? Bellissimo. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito in linea generale, poi andiamo ad approfondire la sfera relazionale e amorosa. Vediamo. Allora, cosa accade nella realtà fenomenica affinché tu possa superare la sfida e andare incontro a quel talento, a quella predisposizione animica che vuole uscire e che soprattutto vuole farti mantenere le tue posizioni su certe questioni per cui la mente vuole dirottartele. Vediamo cosa accadrà in questo mese, dicembre 2024, Ariete. Paggio di spade, re di spade, 2 di denari e la regina di bastoni.
ti vedo saper perfettamente gestire tante questioni, soprattutto in ambito di studio, di lavoro e di situazioni in cui ti vedo molto indaffarata con lui i denari e ci sarà molto chiacchiericcio intorno a te, questo mi stanno dicendo, perché si è molto presa o preso da alcune cose. Stai cercando di avere le idee lucide, le idee chiare, cercherai di avere le idee lucide e chiare su alcune questioni, magari anche un datore di lavoro, un capo, su alcune questioni che riguardano la burocrazia, il lavoro, cose pratiche. Allora, in questa, in questa, in questo frangente ti dicono tu avrai la capacità anche di dire cose che non hai mai detto, proprio perché sono frutto di un'analisi introspettiva che farai prima di dirle quelle cose. La regina dei bastoni, qua sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, e ti vede saper gestire perfettamente tutte le questioni riguardanti lavoro, situazioni che possono darti da pensare tanto, situazioni di cui magari puoi avere un po' di mancanza di fiducia in quello che devi fare, devi agire, o in qualche persona. La regina dei bastoni mi dice avrai il controllo su tutto, a patto che. Qual è la sfida? Non è avere il controllo sulle cose in sé, la sfida è quella di sentirsi nel proprio potere personale, che è frutto, come vi insegno sempre, di tutta la pluralità di spiriti che ti abitano, come vi dico sempre in tutti i podcast, soprattutto l'arte sciamanica. E ti vedo saper andare incontro perfettamente a quello che per te è il tuo lavoro, le tue faccende, la tua casa, la tua, mi spiego, tanto da fare, allo stesso tempo pieno controllo. Sì, pieno controllo delle cose da un punto di vista alto però, eh. Se alcune cose non andranno, non avranno, come dire, ehm, subito l'esito sperato, mantieni i tuoi propositi, dice questa carta, va bene? Perché il superamento delle sfide arriva quando il germoglio è pronto a nascere, no? Mm. Vediamo ancora cos'altro ci raccontano in questo mese di dicembre 2024. Cavaliere di bastoni, regina di denari, 7 di spade, 5 di spade. Guarda, io ti vedo che sarai stimolata da nuove cose, da nuove intuizioni, ci sarà creatività dentro di te. Questa creatività, sappiamo, l'Ariete vuole fare tante cose, no? Questa creatività deve essere vagliata alla voce del silenzio dell'anima, perché ti vedo animato nel voler fare diverse cose. È possibile che tu ti fidi poco di qualcuno, però devi interagire a livello lavorativo con questa persona, comunque devi interagire con questa persona. Che cosa succede? Che la tua intuizione, ricordati, qui ti guiderà verso la strada corretta. Qua ci sono delle cose che possono accadere, o sei tu che eviti qualcuno, o qualcuno che evita te, e quindi qua col 5 di spade, in tutti gli ambiti, poi dopo lo vediamo l'amore, e qua il 5 di spade mi dice questo può generare un po' di stanchezza o di mal di testa, e come devo fare, e come devo fare? È possibile che qualcuno manchi di alcune comunicazioni. Allora, mantieni i tuoi propositi, fatti le meditazioni e ricorda quello che ci accade ha a che fare con la nostra linea evolutiva karmica. Il karma è tante cose, ma soprattutto, per dirlo più praticamente, per farci capire, il karma è il modo in cui tu ti relazioni agli eventi che devono accadere e che i tarocchi leggono perfettamente i dettagli di questi eventi. Come dicevano i greci, la dea Ananke, la dea della necessità, che è la dea del karma, che è quella che cuce tutti gli eventi che devono accadere a livello karmico. Al fine di cosa? Farti sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Qua c'è un po' di mancanza di fiducia in sé che deve essere elusa attraverso la consapevolezza di chi sei. Tu sei un'anima, tu sei una pluralità di spiriti, un'anima intesa come pluralità di spiriti che ti servono per superare i tuoi limiti. Quindi i limiti qui possono essere messi davanti, possono essere manifestati nella realtà 3D da parte di una persona che fa un va e vieni, o da parte di una persona da cui puoi aspettare delle risposte
allora qui puoi essere un po' agitata per questo, quindi diciamo che questo è il mese in cui nel silenzio tu supererai anche l'ansia da prestazione nel come agire in determinate circostanze che ti possono mettere un po' di fremito, ok? Ok. 9 di coppe, sì, come 9 di coppe come carta qui finale mi dice che saprai gestire perfettamente tutto quello che ti arriverà sotto il profilo lavorativo o di situazioni che ti vedono un po' occupata, occupato, non saper cosa pensare, c'è un po' di ansia che va a scemare. Ricordiamoci che l'ansia ci viene dal sistema, l'ansia da prestazione, poi ti vedo molto indaffarato nel cosa devi fare su più fronti, soprattutto a livello pratico e pragmatico. Quindi l'ansia ci viene dal sistema, perché ci vuole performanti, ha delle caratteristiche come ci vuole lui, il sistema. Qua la sfida tua con la regina dei bastoni, qua un'ultima carta, qual è? Ok, c'ho davanti queste cose, bene, calma come un dio, fragile come un uomo, calma come un dio, ricorda qui silenzio nel chiacchiericcio, scrivi, scrivi, scrivi quello che non ti va o scrivi quello che ti arriva sotto forma di intuizioni, scrivi e poi rileggi e sii decisa o deciso perché le situazioni richiedono fermezza, una sola parola ma incisiva, va bene? Vediamo un po' l'energia positiva per te in questo mese. Energia positiva è il 9 di bastoni. Ti ho detto che qua c'è molta stanchezza, però alla fine col 9 di bastoni al positivo, ma già me lo dicevano queste carte qui, col 9 di bastoni al positivo mi dice che le situazioni richiedono fermezza, non ti stancherai più supportando delle ansie che ti vengono dall'essere performante in alcune situazioni, devo essere così, non devo essere così, ma secondo quali? Secondo quali criteri tu pensi di dover essere in un modo o nell'altro? Tu devi essere quella che sei, regina dei bastoni, fuoco, la tua natura, non secondo un sistema. Quindi il 9 di bastoni a positivo mi dice tu continuerai a perseverare, però da un'altra prospettiva, senza ansia, ok? E infatti c'è il 4 di coppe, un po' di stanchezza e ti rende un po' insoddisfatta. Andiamo al positivo ancora in questo mese. 3 di denari, qua vedo cooperazioni anche a livello lavorativo, grazie anche al tuo impegno, cooperazioni, vedi il mondo, una nuova tappa di cooperazione con la tua perseveranza e riuscirai a metterti d'accordo con te stessa, con te stesso, cooperazioni in ambito lavorativo e ci possono essere qua delle situazioni che ti danno un po' di mal di testa, un po' di ansia, un po' di stress relative a queste cose che avrai da fare che saranno tante o anche a una persona da cui aspetti risposte, ti dice alla fine persevera, le risposte arriveranno e vedo cooperazione, d'accordo? Ok, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo ad analizzare l'aspetto lavorativo. Scusami, l'aspetto amoroso. Allora, tenendo a mente il postulato principale del mese di dicembre 2024 per te, andiamo a vedere sull'amore cosa ci raccontano, visto che abbiamo questa Venere in Acquario che passa, riprendo il quaderno, l'8 dicembre. E beh, questa Venere in Acquario è una Venere un po', diciamo, diversamente romantica, perché la Venere in Acquario apre i suoi confini e, diciamo, una Venere più aperta all'amore condiviso, cioè nel senso è una Venere che non è la Venere in Capricorno che abbiamo avuto prima, insomma, è una Venere a cui non piace tanto la convivenza, però allo stesso tempo vuole stare in compagnia, è una Venere che crea a suo modo, a sua immagine e somiglianza, l'amore. Una Venere anticonvenzionale come lo è l'Acquario, no? Andiamo a vedere nel tuo segno come ti influenzerà. Vediamo sull'amore per te, Ariete, amore per te, una carta sull'amore di queste. Amore erotico, qua c'è qualcosa che tu sogni o qualcuno che ti sogna, c'è molto erotismo, c'è un pensarsi l'uno con l'altra, o l'uno con l'altro o l'una con l'altra, c'è un pensarsi che genera energia creativa e quindi, come vi insegno sempre, l'amore è energia
creativa, l'amore crea un quadro, crea anche un bambino, l'amore crea energia creativa e kundalini. Quindi qua abbiamo una connessione, vedo, con l'amore erotico che genera creatività in uno e nell'altro. Genera creatività in entrambi, e qualcuno a cui generi tutta questo erotismo. Sì. Vediamo un po'. Allora, ci mettiamo un'altra carta di queste sull'amore, prima di metterci i tarocchi. Ariete, amore, dicembre 2024. Tuttora si muove, prossima stagione, e il 21 entriamo nel solstizio d'inverno e quindi tutto si muove a livello amoroso per te, questa stagione. Ok, vediamo un po' di che cosa ci parla, cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, metteremo una fila qua di carte, che è la tua energia in amore, la fila della persona che ti viene incontro, anche se è una persona nuova, e al centro cosa accadrà nell'amore per te nel mese di dicembre 2024 in linea generale. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete in amore per dicembre 2024? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore dell'Ariete? 4 di coppe, c'era un po' di insoddisfazione qua, la temperanza, wow, asso di denari. Allora, io qua vedo che abbiamo vissuto, stiamo vivendo un momento di insoddisfazione emozionale da un punto di vista proprio di scartare delle opportunità che non ci interessano, che non ci soddisfano, o un po' di noia emozionale, oppure un rapporto un po' stanco col 4 di coppe, vi vedo un po' insoddisfatti col 4 di coppe. Qua abbiamo una bellissima energia della temperanza che mi dice proprio, mi parla di ottime comunicazioni che portano a un inizio molto grosso, un'opportunità importante, l'asso di denari. Se eravamo più insoddisfatti, per esempio siamo single, qua arriva una grande opportunità. Abbiamo detto che la Venere in Acquario determina un'apertura verso il nuovo, no, forse non l'ho detto, non volevo dirlo, un'apertura al nuovo, quindi a nuovi incontri, nuove conoscenze, anche all'apertura verso una nuova umanità. Che cos'è questa nuova umanità? È un amore più onnicomprensivo. E quindi abbiamo anche il Mercurio, no? Se non sbaglio, fatemi riprendere il quaderno, abbiamo Mercurio in Sagittario, qua abbiamo la tappa del Sagittario, la temperanza del Sagittario, abbiamo proprio con Mercurio in Sagittario le comunicazioni che sono ben aspettate in amore, l'apertura al nuovo. E qua aggiunge per te un'opportunità importante, un asso di denari, o un rinnovo della stessa relazione, o proprio un'opportunità nuova. Vediamo adesso di che cosa parla questa opportunità nuova, chi ti viene incontro, va bene? Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese di dicembre 2024, Ariete? E quindi qua avevamo anche la carta della scrittura, no? Sono anche le comunicazioni che riprendono in amore. Abbiamo il Sagittario qui, le comunicazioni, la temperanza, da situazioni anche di silenzio, per cui generavano un po' di noia o comunque un po' di insoddisfazione, tuttora si muove, le carte si parlano infatti. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia nei tuoi confronti della persona che ti viene incontro? Il Papa, il 9 di coppe e il Paggio di denari. Una persona molto responsabile ti viene incontro. Vedo una persona molto responsabile che con dei valori ben definiti, il Papa, il 9 di coppe è una persona contenta, cioè una persona felice, Paggio di denari, di proporti, di incontrarti, è una persona molto seria.
ecco perché l'opportunità è molto seria qui. Abbiamo una persona molto seria, molto responsabile, che sa cosa vuole, che ha le idee chiare e fa secondo i suoi tempi le cose perché non ama sbagliare, è una persona di un certo spessore, ripeto, una persona molto seria. Qua vedo questa persona che ti chiede un incontro, è una persona che sta bene emozionalmente. Paggio di denari è una persona che vuole un incontro, che ti propone, è molto seria in concreto, è proprio questo il senso, eh? Sì, vediamo un po' alla fine cosa succede per te in amore, Ariete, dicembre 2024. Può essere una persona che ha delle responsabilità importanti anche, ecco perché fa magari le cose secondo i suoi tempi, o che ha avuto delle responsabilità importanti, se la conosci già e ti ha potuto dare un po' di insoddisfazione questo. Ma al di là, vediamo alla fine cosa accade per te in amore, dicembre 2024, Ariete, 2 di denari, gli amanti e il 4 di denari. Guarda, io vedo una perfetta sintonia con qualcuno qui, Vedo delle situazioni che ritornano in equilibrio, si parlerà tanto, già che ci possono essere state, se già la conosci, situazioni che erano un po' fuori equilibrio. Vedo l'amore qui, il 4 di denari mi parla di un'energia stabile, un'energia che fluisce, molto determinata, una persona molto seria questa. Tutto si muove in conformità proprio di questo erotismo che vi lega. Se può essere una persona nuova, se per te l'amore non c'è ancora, è una persona con la quale vedo c'è molta stabilità. Gli amanti, i 4 denari, tutti questi denari, molta stabilità. Un incontro che porta molta stabilità, tutto si muove verso la stabilità. 6 di spade, vedi? Verso la stabilità di questo 4 di denari. Fammi vedere un po' perché il 4 di denari, 10 di spade. Qua si vuole dare stabilità a qualcosa, che si vuole fare un punto a capo rispetto a una situazione che non era stabile. Sì, infatti qua abbiamo la stella, rispetto a una situazione che non era stabile si vuole dare stabilità. E fammi vedere il 2 di denari. Paggio di spade. Qua si parlerà di questioni che sono un po' irrisolte e lasciate in sospeso. E prima di darsi, se è una persona nuova, si parlerà, però vedo molto amore qua. Vediamo energia positiva per te in amore. Infatti abbiamo il mago, c'è una grandissima opportunità, una persona che vuole manifestare tutto con te. Grandissima opportunità di inizio, assolutamente sì. E quindi abbiamo questa... è una straordinaria opportunità, sì. Vediamo carta negativa. Cavaliere di bastoni, qua è possibile che questa persona abbia agito un po' di impulso negli ultimi tempi o agito per capriccio, qua le cose si sistemano se è una persona nuova. Cavallo di bastoni qua al blocco, se è una persona, scusa, se è una persona che già conosci, se è una persona nuova, il cavallo di bastoni al blocco mi dice che probabilmente, io credo che sia tu, non ti lanci subito e c'è qualcosa che non parte proprio subito, vedi 9 di spade, non ti lanci subito, ma diciamo che stai un po'... non è sulla difensiva, è come se volessi essere certa o certo di alcune questioni, va bene? E poi vedo che la cosa va, assolutamente. Vediamo perché il cavaliere di bastoni a blocco. 3 di coppe, vuoi essere presa seriamente. Vuoi essere presa seriamente e qua c'è una grande opportunità di serietà. Ecco perché non ti lasci subito, diciamo che sondi un po' per vedere se questa persona ha i requisiti che vuoi tu oppure no. Mi spiego? Ma qua assolutamente c'è una grande storia, C'è una grande storia e non è da poco, non è da poco. Sì, regina di spade è come se prendessi, non prendi la cosa alla leggera, ma è come se ti interfacciassi con questa persona con la tua, come dire, sei sotto la mia prova, mi spiego? Ok, ma qua c'è una grande opportunità, assolutamente sì.
Adesso vi dico una cosa, per alcune di voi che erano insoddisfatte con una relazione precedente o con una connessione, anche se non stavate insieme, di una relazione precedente, che non ti ha preso seriamente, ok? Qua c'è una nuova opportunità, inizia tutto con una bellissima comunicazione, un grande equilibrio. E questa persona è una persona che ti prenderà seriamente. Da che abbiamo avuto una situazione dove non ci siamo sentite a nostro agio perché non ci hanno preso secondo i nostri canoni, mi spiego? Allora, qua abbiamo i segni del Toro, Ariete, Comete, Leone, Sagittario, Gemelli, ma questi sono soltanto segni per darvi un'informazione in più, però questa è l'energia. Vediamo cosa ti dicono con i miei oracoli lui lei per tutte le ragazze nuove, li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona, questo mago? Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa è una persona che ti vuole far credere assolutamente, lo dimostrerà anche con i fatti, con i fatti di una certa serietà, che vuole te. Sapevi invece un po' di insoddisfazione perché credevi che questa persona non ti voleva come tu volevi lui o lei, insomma, ho sempre voluto te, lo capisci? E te lo dimostrerà. Cos'altro? Sono geloso di te, è una persona molto gelosa di te, qui ci sarà. Cos'altro? Ti vedo ovunque, una persona gelosa di te che ti vede ovunque, ok? Quindi, vediamone un'altra, adesso tu stai riprendendo, io parlo, sì. Quindi adesso ti metto l'ultima carta, consiglio per te, degli Angelion. Ricordiamo che questa Venere in Acquario è una Venere che ti permette di aprire le frontiere anche a come tu vuoi creare la tua relazione, senza la morale precostituita. Quella relazione che si confà alle tue vere esigenze profonde della tua natura. D'accordo? Qual è il consiglio per te? Sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche. Qua mi stanno dicendo che arriva un'unione importante. C'è un'unione importante. E il consiglio per te qual è? Come vi ho spiegato nel video che sta nella playlist L'arte sciamanica, il primo video, non mi ricordo come l'ho chiamato, ogni relazione che abbiamo è la relazione che abbiamo col divino, che si manifesta in un'altra persona. Quindi affinché tu possa avere una relazione sana e appagante con qualcun altro, fa che i tuoi archetipi interni siano in equilibrio. E come si fa? Guardando nell'altro una proiezione del divino. E quindi interagendo con l'altro come se stessi interagendo con il tuo sé superiore o sposo celeste o sposa celeste. D'accordo? Ok. Detto questo, ragazzi miei e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.